Il negozio WhatGeek mi ha gentilmente inviato una Barebone, ovvero quel tipo di tastiera che non contiene in confezione né interruttori né copritasti. Si chiama VN96, marca Ducaro, non so se si pronunci così, che fino a pochi giorni fa aveva un suo sito web. Ora non è più visitabile, spero per loro che non ci sia stato un problema. Magari lo stanno aggiornando, ma questo messaggio qui non è rassicurante. Poco ci importa comunque perché la pagina di riferimento è questa. Coi codici sconto che lascio anche in descrizione potete abbassare il prezzo proposto. Passando anche dal mio link, guadagnerò una piccola percentuale sull'acquisto effettuato. Voi non dovrete sborsare nulla in più, è un gesto generoso per supportare il canale. Ritornando all'inserzione, c'è la versione bianca, quella che possiedo, e c'è la versione nera, dove il colore vale solamente per la cornice e la manopola, il fondello rimane uguale. WhatGeek vende anche la versione completa, vendeva più che altro, è andata a ruba. Ora gli interruttori non sono specificati, per i copritasti si parla di un profilo MDA in materiale PBT. Analizzo un attimo il nome. Innanzitutto il numero indica il formato, quindi 96%, 95 tasti. La sigla VN non saprei spiegarvela, siccome non ho trovato alcuna informazione nel web. Se al limite ne vengo a conoscenza, aggiorno naturalmente la descrizione. Incomincio con la confezione. Allora, mi piace il fatto che restituisce la costituzione della Barebone, mostrando le forme e il tipo di formato supportato, ovvero l'ANSI. Sul retro si trovano alcune informazioni, tutte in cinese, ma poco importa. In effetti non è un articolo che troviamo comunemente nei negozi europei. Una frase a effetto, ve la traduco. Nuovo, nato, rompiamo tutto. Non ho ben compreso il significato, sarà magari un riferimento a qualcosa, boh, chi lo sa. 12 adesivi, sempre apprezzati trovarli all'interno di queste scatole. È una caratteristica che di solito si manifesta nel mondo delle tastiere. Istruzioni rapide, anche qui sono cinese. Cavo USB-A USB-C intrecciato per una migliore resistenza, a occhio sono circa 2 metri di lunghezza. Infine l'estrattore 2 in 1, soluzione molto comoda, così si ha uno strumento in meno appunto. Bene che ci sia, anche se qui sto parlando di una Barebone. Vabbè, fanno sempre comodo. Per accenderla c'è l'interruttore situato nella parte laterale, soluzione che preferisco rispetto a quando lo si trova sotto, dovendo ogni volta alzarla e per i più maniaci cambiargli posizione. Ci sono tre modalità di connessione: la classica cablata, altrimenti il cavo a cosa serve? La Bluetooth in versione 5.0. E poi la wireless che, se potete, utilizzatela al posto della connessione blu. Vi starete chiedendo, ma il modulo non c'è in confezione? Esatto, infatti è posto sotto i piedini. C'è anche una calamita visto che si mette nel suo alloggio magneticamente.
La manopola è grande rispetto a quelle che si vedono di solito, con questa vernice argento metallizzata, fa pensare a un prodotto di un certo livello. Ruota a 360 gradi, non ha nessun blocco nello scorrimento, è removibile così da poterla sostituire con una di vostro gradimento. Il lubrificante sugli stabilizzatori è stato messo, in giusta parte direi. Come si suol dire, meglio di più che di meno. Forse il giallo, non so, è azzardato. Io avrei adoperato toni più classici come il bianco, il nero. Se la cornice fosse stata gialla, arancione, beh, quelle sfumature lì, ecco, avrebbe avuto più senso questo colore. Lo smontaggio non è condizionato da svitaggi, passatemi il termine. L'incastro con le clip si presenta solamente all'inizio, per quando si rimuove la cornice. Le uniche vitine installate riguardano il chip della manopola con l'attacco stesso. Ci sono fondamentalmente due strati. Il primo è questo in silicone, bello spesso, che protegge e modifica il suono. Il secondo è più un rivestimento, dovrebbe proteggere dall'elettrostatica. Come vedete è in parte incollato alla scheda, non so se è una scelta. Da notare che c'è il supporto per l'interruttore a 5 contatti. Mi piacciono molto questi socket blu, quasi sempre sono neri e almeno qui ci si differenzia un po'. Il PCB comunque è bello pulito, non si notano sbaffature ed è tutto in ordine. Per gli strati avevo detto fondamentalmente nella frase perché ce n'è un terzo, di nuovo in silicone, che ha lo scopo di proteggere le due batterie. E a proposito di quest'ultime, ognuna ha una capacità di 3000 mAh, di conseguenza ne avete sotto le mani ben 6000 che la rendono proprio esclusiva questa tastiera, fatemelo dire. Si ricaricano anche con un buon wattaggio, ripassatemi l'espressione, 11.1 wattora. Ed ecco la parte che può interessare di meno perché qui è tutta soggettività, siete voi a decidere quali interruttori e quali copritassi sfruttare. Nel mio caso mi sono dovuto arrangiare, nel senso che un set nuovo per questi componenti non l'ho. Mi spiace ripresentarvi un qualcosa che avete già visto, ma al tempo stesso poco importa, è giusto per completare un po' il discorso di oggi. Allora, nel frattempo che metto tutto quanto, vi posso aggiornare su quello che uscirà a dicembre. Un bel video riepilogativo su tutte le tastiere affrontate finora, quindi intendo il periodo 2021 e parimenti 2022. Tranquilli, non allarmatevi, non verranno rispiegate tutte quante perché è un'impresa difficile e che occupa più che altro tanto tempo. Piuttosto vi comunico le mie sensazioni su questo genere di prodotto e vi faccio sentire una carrellata di suoni che audio si percepisce, ecco, facendo lavorare questi gioiellini. Non durerà quindi molto, penso che in 20 minuti racchiudo tutto e nulla di altro, è per darvi una panoramica, giusto per far conoscere in grandi linee le tastiere meccaniche a chi le ha solo sentite dire. Altra cosa, d'ora in poi sarò più puntiglioso nelle recensioni. Se siete qui su YouTube è per approfondire qualcosa, almeno è questo l'indirizzo che ha il mio canale. Vi faccio un esempio, per quando parlo dei copritasti va bene dire il profilo, il tipo di materiale, se c'è qualche particolarità, ma poi non aggiungo altro. Sapete qual è l'aspetto principale dei cappucci?
Eh, Vi faccio pensare, rifletteteci un attimo. I colori. E questa è la prima cosa che si vede in una tastiera. È importante il tipo di materiale, la fattura, ma generalmente noi mettiamo in cima al gradino di considerazioni i colori e aggiungiamoci, vabbè, le leggende. Quindi mi sembra opportuno fare un'analisi su ciò, con tanto di codice esadecimale del colore per quello che si può fare, lo schema per dove sono posizionati i copritasti, se l'insieme dei colori rappresenta un qualcosa di specifico come il caso della TH80 di Apomaker col suo tema Monet. Insomma, se ne può parlare tanto a proposito e questa attenzione la voglio applicare un po' a tutti i micro argomenti, non andando a esagerare ovviamente. È per chi ha dei copritasti barra interruttori in più e li vuole sfruttare, quindi cerca una bare bone. È per chi vuole una manopola grossa, per chi adopera molto questo tipo di interazione. È per chi semplicemente vuole un'ottima personalizzazione, quindi se ne fa una sua con dei precisi componenti che non li trova uniti in delle tastiere già fatte. Non so se mi sono fatto intendere. È per chi vuole una tastiera solida che è ben piazzata sulla superficie e sa di mantenerla in una scrivania. E infine è per chi vuole tanta, dico tanta, autonomia di utilizzo, come ho esplicitamente specificato per i 6000 mAh. Rammento che trovate tutte le informazioni principali in descrizione e i link per l'eventuale acquisto con i relativi codici sconto. Se il video è stato apprezzato, per supportare il canale, così posso mostrarvi altri prodotti con altrettanti codici sconto, sapete cosa fare. Mi piace e condivisione sui gruppi social degli appassionati di tastiere. A presto!